Ciao a tutti e bentornati in Domotics Duino, io sono Marco e con questo video volevo riesumare la serie OpenHub in pillole facendo una serie di video dedicati alla console di OpenHub, che è lo strumento fondamentale per prendere il controllo totale della nostra istanza di OpenHub, risolvere i problemi più complessi ed interagire a un livello diretto appunto proprio con OpenHub e tutti i suoi oggetti. Normalmente siamo abituati a utilizzare la main UI come interfaccia verso OpenHub oppure la configurazione tramite file di testo come faccio io, però tendenzialmente questo è un livello molto alto di interazione con OpenHub, in quanto al di sotto di questo c'è il vero e proprio motore dove gira OpenHub. Questo motore è accessibile tramite la cosiddetta console di OpenHub, che è un qualcosa che effettivamente ci permette di prendere il controllo completo di OpenHub. Partiamo quindi dalle basi. OpenHub ha bisogno di un contenitore per poter essere mandato in esecuzione. Questo contenitore è un ambiente di runtime chiamato Apache Karaf, che possiamo vedere come un contenitore che permette ad applicazioni Java di essere mandate in esecuzione ed interagire fra di loro. OpenHub è una di queste ed è composta a sua volta da n entità che comunicano e interagiscono fra loro. Tutto questo è reso possibile appunto da questo contenitore Java chiamato Apache Karaf. Apache Karaf è un cosiddetto contenitore Java polimorfico. Polimorfico normalmente è un attributo che identifica un qualcosa che può assumere diverse forme. In questo caso Apache Karaf è definito polimorfico perché non ha una struttura rigida, ma permette la interoperabilità tra sistemi totalmente eterogenei. Ad esempio si può adattare a diversi framework e tecnologie, come potrebbero essere Spring Boot, un framework Java, le API REST, interfacce web e tanto altro. Molti di questi tra l'altro utilizzati da OpenHub. Permette l'installazione a caldo, quindi l'inserimento, la riconfigurazione di un singolo modulo non interferisce con l'esecuzione degli altri moduli e può essere fatta senza dover fermare e riavviare l'intero sistema. I componenti che gestisce Apache Karaf sono chiamati bundle e vedremo come OpenHub, gli oggetti anche di OpenHub sono referenziati come bundle all'interno del sistema. Permette anche una configurazione dinamica, quindi quando si cambiano dei parametri di configurazione non sempre è necessario riavviare il sistema o il singolo bundle, perché è l'architettura stessa del framework che permette di notificare i servizi in esecuzione del fatto che sono cambiate delle configurazioni a runtime. Per dirla in poche parole, è un sistema modulare. OpenHub sfrutta questa caratteristica gestendo ogni suo oggetto come bundle e quindi totalmente indipendente dall'altro a livello di configurazione ed ambiente di esecuzione. Ovviamente questi bundle interagiscono tra di loro per formare poi il sistema finale. Il vantaggio di questa architettura è che permette di creare un sistema robusto, in quanto i problemi sono relativi solo al bundle che li ha generati e non inficiano sul funzionamento degli altri bundle, e quindi è possibile stoppare e riavviare il singolo servizio. Rende l'interazione col sistema molto potente perché tramite la console, che vedremo successivamente, ci permette di effettuare qualunque tipo di operazioni sul sistema a un livello relativamente basso, e ci permette anche di monitorare in tempo reale i log, andando a fare delle variazioni di verbosity, cioè di quanto deve essere scritto sul log in quel particolare bundle, proprio per andare ad identificare dei problemi che normalmente non riusciremo a identificare utilizzando gli strumenti standard offerti dalle interfacce di OpenHub. Quindi, per riassumere, OpenHub è un software Java che ha bisogno di un contenitore che gli permette di andare in esecuzione e mandare in esecuzione tutti i suoi servizi come oggetti indipendenti. Questo contenitore si chiama Apache Karaf ed è una piattaforma modulare e estremamente flessibile che permette appunto a tutto l'ecosistema di OpenHub di andare in esecuzione in maniera robusta e sicura e di gestirne l'interattività appunto tra i componenti. Bene, dopo questa breve introduzione su che cos'è la console di OpenHub e cos'è Apache Karaf, la piattaforma su cui va in esecuzione OpenHub,
possiamo fermarci qui e vi rimando al successivo video in cui faremo una parte un pochino più operativa e vedremo quali sono le possibilità di connessione alla console, come si impartiscono i comandi e vedremo qualche esempio di applicazione molto in maniera superficiale, perché poi approfondiremo i singoli casi d'uso in video dedicati. Per adesso vi ringrazio se siete arrivati fino al fondo di questo video e per chi vorrà ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!